Bella ragazzi! Bella ragazzi. Bella ragazzi. Questa sera anodizzeremo un pezzo di alluminio con questo nuovo kit della TV, che è di una praticità incredibile perché praticamente ha solo 3 passaggi, quindi c'è una fase di pulizia con un prodotto, una fase di anodizzazione e una fase di colorazione. TV è una ditta che produce moltissimi prodotti per trattamenti galvanici e doratura, ne abbiamo anche uno che abbiamo testato e funziona benissimo. Fantastico, sull'acciaio inox, doratura diretta su acciaio inox. Ve lo faremo vedere eventualmente più tardi o in un altro video e proveremo appunto ad anodizzare questa manopola che abbiamo costruito noi. Anche questa l'abbiamo costruita noi con un alluminio fatto da una pompa dell'acqua rotta e fusa. Infatti non ha preso una bella colorazione, questo in Ergal, quindi sicuramente avremo un ottimo risultato. Qui abbiamo un laser che avevamo anodizzato e poi abbiamo anche un ultimo prodotto che è questo, che serve per togliere l'anodizzazione. Se noi abbiamo un pezzo di alluminio anodizzato che magari è rigato o non ci piace il colore, è possibile togliere il colore, togliere l'anodizzazione e rifarla a piacimento. Non so se qualcuno di voi ha visto il nostro video numero 234, dove abbiamo preparato noi tutti i componenti per fare l'anodizzazione partendo dalle sostanze base. Questo video è stato molto apprezzato, ha fatto parecchie visualizzazioni. Molti hanno provato a riprodurre il nostro metodo, sono riusciti, qualcun altro non è riuscito, ma adesso è sopraggiunto un problema grosso che non si trova più libera vendita l'acido solforico necessario per questo trattamento. Sì, e quindi con questo kit abbiamo la possibilità appunto di riprodurre l'anodizzazione a casa nostra. Parliamo un attimo anche dei vantaggi dell'anodizzazione, che non sono solamente quelli del colore, ma sono proprio dell'irrigidimento del materiale. Si crea praticamente una specie di esoscheletro all'esterno fatto di alumina, ceramica diciamo. È un ossido d'alluminio durissimo, durezza 9 della scala Mohs. E poi previene dalla corrosione e quindi insomma è un bellissimo trattamento. È possibile ottenerlo sia lucido sia opaco o sabbiato in base a come è stato preparato precedentemente il pezzo. Questo ad esempio è pallinato, questo è stato sabbiato con delle microsfere e si ottiene questo effetto qui. E il colore serve, può essere anche un pezzo anodizzato in colore. Un pezzo anodizzato in colore ha una forte protezione quindi dall'ossidazione, dall'abrasione, perché appunto la superficie è durissima, poi eventualmente si può colorare in vari modi. Sì, ad esempio i pezzi del commercio, i profilati del commercio, questi sono anodizzati e ci si può rendere conto se è anodizzato oppure no facendo la prova del graffio, cioè se si prova a graffiare con una punta di un cacciavite e si incide vuol dire che è solo alluminio, se invece si trova molta difficoltà a inciderlo è anodizzato. Poi è un colore opaco rispetto a un alluminio non anodizzato, come vedete qua. Adesso direi di procedere con la fase di anodizzazione. Prima però, per i non appassionati di meccanica potete skippare e andare più avanti, facciamo vedere la fase di costruzione di questa manopola. Quindi tornitura e fresatura di questo pezzo qui che abbiamo già anodizzato giallo.
Facciamo vedere di cosa è composto questo kit. Allora abbiamo un alimentatore con la sua piastra di supporto. E questo da 10 A regolabile, piastra di supporto con magneti che fanno da contatto elettrico, possiamo regolare di qualsiasi altezza, posizione, e questo praticamente è un polo, questo è l'altro, e il montaggio è semplicissimo, praticamente risulta solo montare queste due boccole qua e poi per poi collegare la piastra all'alimentatore. Poi abbiamo i liquidi. Allora, abbiamo questo primo trattamento che serve a fare una pulizia del pezzo. Volendo si può, l'importante è sgrassare bene il pezzo per evitare che rimanga un po' macchiato o che alcune parti non si anodizzino. Quindi potete usare questo prodotto eccezionale oppure sabbiatura, carteggiatura, spazzolatura. L'importante è che appunto se si usano delle cere poi vanno tolte, delle cere o degli oli vanno tolte come si deve. Comunque dopo averlo pulito non bisogna più toccare il pezzo con le mani. Solo i guanti che vi consigliamo, questi sono prodotti già diluiti, a differenza del video 234 dove avevamo acido solforico puro e tanti si sono lamentati perché avevano un po' paura anche a maneggiare queste sostanze. Qui è già tutto pronto, non bisogna fare piccoli chimici. E poi abbiamo l'elettrolita, che è quello che serve per fare il processo di anodizzazione. Direi di procedere per gradi. Allora, partiamo dall'attivatore. Versiamo semplicemente in un contenitore. E prendiamo il pezzo con i guanti. In dotazione c'è anche questo filo che è un filo di titanio. Il pezzo che deve essere anodizzato può entrare nel bagno solamente o con un filo di titanio o con un filo di alluminio. Bisogna assolutamente evitare il ferro. Noi per fissare questo pezzo qui, altri metalli non va proprio bene. sì, principalmente il ferro comunque. Sì. Abbiamo fatto questa boccoletta di plastica per poterlo fissare e lasciare appeso. Ok. Così. Inseriamo il pezzo nell'attivatore e lo lasciamo, come dicono le istruzioni, da 5 a 20 minuti. Come vedete sta friggendo, ormai è passato il tempo. Lo sciacquiamo semplicemente con acqua di rubinetto o meglio con acqua distillata, così evitiamo che ci siano calcare, sali e cose del genere. Perché questo lo porteremo poi nel bagno di anodizzazione, se si fa tante volte, perché un bagno di anodizzazione dura tantissimo, si può usare più e più volte, quindi se noi portassimo il pezzo umido di acqua non demineralizzata porteremo sempre il sale in quel bagno che useremo più volte, è meglio che sia pura l'acqua demineralizzata. Questa vaschetta viene fornita nel kit, come anche l'altro litro di elettrolita. Direi di aggiungerne un po', così lo lasciamo bene a bagno. Così. Poi insieme al kit vengono date anche queste due piastre di acciaio, che sono i due catodi, e li colleghiamo al negativo. Una e due. Questo poi lo attaccheremo al pezzo. Praticamente le due lastre si trovano dalle due parti del pezzo per portare la corrente in modo omogeneo al pezzo. Quindi piastra 1 e la attacchiamo e piastra 2. Intanto io comincio a collegare i cavi all'alimentatore e anche alla piastra. Funzionano bene, queste banane di solito hanno problemi perché sono precisissime. È una ditta tedesca la Tifo.
infatti fanno le cose per bene. Vengono comunque fornite anche tutte le istruzioni riguardo al montaggio, prove e correnti di anodizzazione. E adesso faremo un attimino un calcolo della superficie del pezzo, perché va data una corrente di 15 mA per ogni centimetro quadro. Quindi ora vediamo un attimino di calcolare la superficie approssimativa del pezzo per calcolare la corrente giusta e settare l'alimentatore. Allora, il nostro pezzo ha una superficie esterna di 24 cm quadri, per cui con 15 mA a centimetro quadro viene fuori una corrente di 0,36 A o 360 mA. Adesso lo posizioniamo già. Immerso, non deve toccare il fondo. E qua mi sembra giusto. Abbastanza, Ok. sì, direi di sì. Possiamo spostare un pochino questa piastra di qua. Viene fornito questo ulteriore cavetto. Cosa si fa? Allora, si setta più o meno la tensione che ci sia 10-12 volt. Si cortocircuita l'alimentatore. Non succede niente perché questo alimentatore è limitato in corrente e anzi serve proprio un alimentatore regolabile e limitato in corrente. Quindi cortocircuitando possiamo regolare la corrente che erogherà al pezzo. Adesso ovviamente essendo un cortocircuito la tensione tende a scendere a zero e stiamo erogando attraverso il filo 2 A. Andiamo a settare a 0,36. Abbiamo una monopolina del grosso e quella una del del fine. È molto pratico. Ok, 35, 36. A questo punto andiamo a collegare positivo e negativo. Vedete, la tensione adesso è 3,5 volt, 4. Man mano che il pezzo si anodizza, aumenta la sua impedenza, la sua resistenza e quindi la tensione tenderà naturalmente a salire. Normalmente si ferma poi intorno dai 3 ai 9 volt, naturalmente questo alimentatore può arrivare fino a 30, quindi riesce a garantirci tutta la durata dell'anodizzazione e si lascia per un periodo da 50 minuti a un'ora e 10, consigliamo un'ora con questa corrente qua per ottenere uno spessore di 20 micron che è l'ideale sia come robustezza sia per essere colorato. Nel frattempo vi facciamo vedere due curiosità. Abbiamo usato i guanti e anche abbiamo detto se queste sostanze sono diluite perché comunque hanno un pH abbastanza importante. Questo invece è l'attivatore. Una è acida e una è basica. Poi questo qua è il doratore per acciaio inox, sempre tifo. L'altra cosa interessante è che in tempo di guerra qua in Italia scarseggiava il rame e hanno messo a punto un metodo per costruire filo per gli avvolgimenti dei motori elettrici di alluminio che è diciamo una resistività un po' più alta del rame ma va anche bene e per isolarlo lo anodizzavano con un dato spessore sulla superficie e quindi avvolgevano con questo filo isolato invece che con lo smalto con l'anodizzazione. Nel frattempo prepariamo il colore. Io questa qui direi di colorarla di verde perché è un colore che non abbiamo ancora provato. Ogni busta contiene 10 grammi di colorante che potete comunque riutilizzare più e più volte. Poi sulle indicazioni ci sono anche sulle istruzioni ci sono anche delle indicazioni per migliorarlo, per rendere il pH giusto, ma sono cose un po' troppo specifiche. Questo qui più ne mettiamo e più il pezzo viene colorato in modo profondo. Mediamente consigliano 4 grammi per ogni litro. Quindi adesso andremo a preparare 200 ml, questa è acqua distillata, la vendono al supermercato, dai ferramenta, ovunque.
con 200 ml serviranno quindi 0,8 grammi di colorante. Questo colorante poi va fatto scaldare intorno ai 50 gradi, sempre come viene detto nelle istruzioni. Ci siamo quasi. Boh, ecco. No, 0,8. Ah, 0,8, hai ragione. Sì. Viene fatto scaldare a 50 gradi. 0,7, vabbè, mal che vada rimane un po' meno intenso, ma direi che ci siamo. E lo mettiamo sul nostro agitatore magnetico per fare un pochino prima. Per i più curiosi spieghiamo anche come funziona l'anodizzazione. A differenza dei processi galvanici, dove viene praticamente ricoperto il materiale da un altro metallo, e con l'anodizzazione avviene il contrario. Immaginiamo che questo sia un blocco di alluminio a contatto col nostro elettrolita, quindi qui avremo il positivo, qui avremo la piastra con il negativo. Succederà che si formano delle celle esagonali con dei micropori. Praticamente si scava l'alluminio, viene mangiato, consumato. Sì. E questa parte qui esterna praticamente è appunto ossido di alluminio. Più lo lasciamo e più questi pori si approfondiscono e vanno sempre più a fondo all'interno del materiale. Quando poi metteremo il colorante, il pigmento si andrà a depositare qui dentro, la luce incidente passerà attraverso il pigmento e uscirà la luce colorata del pigmento, quindi noi vedremo il pezzo colorato. Qui siamo già a 50 minuti, quindi manca ancora poco. Nel frattempo testiamo questo altro prodotto che abbiamo fatto vedere all'inizio, che serve per deanodizzare. Se avete fatto ad esempio un errore di anodizzazione, come dicevamo, se volete cambiare colore a un pezzo, si lascia a bagno qui dentro fino a un massimo di 20 minuti e si riesce a togliere sia l'anodizzazione sia il colore se è colorato. E vediamo l'effetto più tardi. Anzi, sta già venendo via il colore. Sì. Guarda che roba. Sì. Fantastico. Funziona molto bene. Devo lasciarlo un po' perché deve andare via anche tutto l'ossido dell'anodizzazione precedente. Sì, sì, comunque fosse una vite di una moto o qualcosa sarebbe già quasi pronta per essere anodizzata. Fantastico. Sono passati 5 minuti. Alcune leghe, come ad esempio l'Ergal, diventano nere con l'attivatore. Non è un problema, ovviamente non è un'anodizzazione questa, è solo lo strato un di fango di cui si forma. ricopre il metallo. È il Nessun silicio di problema, solito che contiene, che lo dà fuori. perché poi si sciacqua e appena tocca la soluzione di anodizzazione ritorna di nuovo color alluminio. Sparisce subito il nero. Qui nel frattempo il nostro colorante ha raggiunto quasi 50 gradi e quindi siamo pronti per colorare. Ecco qui, sono passati 60 minuti. Possiamo sfidare tutto qua. Ecco qua, avviciniamo l'acqua demineralizzata, diamo 2 colpi per recuperare quelle gocce che sono sopra, così non sprechiamo la soluzione, e sciacquiamo. Qua, da questo punto di vista, sciacquare molto abbondantemente. Non bisogna sempre, lo diciamo, non bisogna mai toccare il pezzo perché possono rimanere delle impronte, delle cose che rovinano la superficie, la bellezza del risultato. Quindi sciacquiamo, sciacquiamo, sciacquiamo. Già qui si vede il colore dell'anodizzazione come viene senza colorante, che è già bellissimo, sembra proprio un pezzo commerciale uscito dalla fabbrica. Possiamo togliere il coccodrillo, diamo ancora un po' di movimento, ecco.
direi che a questo punto è pronto per la colorazione. Sì, introduciamo. Qui il produttore consiglia di agitare, per cui anche qua magari riduciamo un attimino l'agitazione, però lo lasciamo sempre un minimo di movimento, sì. Anche qui il tempo è variabile, superare i 20 minuti non serve. Comincia a prendere. Comunque più si lascia e più diventa intenso il colore. Sì. In questa fase appunto il colorante si infila all'interno di quei micropori Che abbiamo spiegato prima. Sta prendendo. Sta prendendo, sì. Fantastico. Anche omogeneissimo come... Sì, poi l'Ergal si colora in una maniera eccezionale. Da anodizzare l'Ergal. E nelle istruzioni viene detto anche ci sono delle tabelle con tutti i vari tipi di leghe di alluminio e i vari consigli di anodizzazione in base ai materiali di cui sono costituite queste leghe. Qui c'è anche la spiegazione Sì, di come si forma l'anodizzazione. Pensate che questa spiegazione nel nostro video 234 l'avevamo fatta con tanto di disegni fatti da noi. Sì, se volete un video con la spiegazione completa lo trovate sicuramente lì. Nel frattempo, per chi volesse questi prodotti, vengono venduti anche su Amazon, vi mettiamo dei link qui nella descrizione del video. Approfittiamo per dirvi di iscrivervi al nostro canale se non l'avete ancora fatto, perché YouTube potrebbe non proporvi mai più i nostri contenuti. Se vi ricordate, ci offrite un caffè, che durante i nostri esperimenti ci fa piacere. Abbiamo la nostra piattaforma Ko-fi che serve per supportare il canale e darvi contenuti sempre più interessanti, e con quelle vostre donazioni che fate possiamo acquistare materiali, oggetti, anche come questo termometro a infrarossi che abbiamo preso. Ho fatto un disastro, con i quali appunto continueremo a farvi vedere altri contenuti. Lo tengo su così perché sotto c'è l'ancoretta magnetica che gira, così mantiene... Sta venendo davvero bene. Sì, è omogenissimo. Ok, sono passati 15 minuti. Tanto mettiamo un po' di acqua a bollire e ora vi diremo il perché. Possiamo sciacquare il pezzo. Il colore... È un bel verdino proprio come lo volevo. Lasciandolo più tempo otterremo un'altra cosa, che è quella di una colorazione più pesante. Più profonda. Bellissimo. Sì. Stupendo. Bello. Sono colori, queste tonalità qua appena diciamo così delicate, che sono poco usate, giusto in certi particolari di apparecchiature. Sì. Allora, praticamente, adesso che abbiamo riempito col colorante, se noi mettiamo il pezzo d'alluminio in vapore sopra i 94-97 gradi o in acqua bollente demineralizzata, avverrà quello che si chiama la sigillatura, quindi si chiuderanno questi pori e il colorante rimarrà all'interno. Bellissimo. Per cui adesso lo mettiamo nell'acqua bollente. Adesso aspetta, togliamo sì, possiamo anche toccare con le mani a questo punto, senza problemi. Smettiamo il nostro pernetto. E mettiamo a sigillare il pezzo. Fino a un massimo di 20 minuti. L'importante, abbiamo detto, è che la temperatura raggiunta arrivi a almeno 94-97 gradi. Direi che adesso ci siamo, versiamo nell'acqua solo per raffreddarlo. È comunque bella calda. Andiamo con... Ci arrivi senza facciamo così. Esatto. Ora sì. L'effetto Leidenfrost, l'avete visto? Eccolo. Se l'anodizzazione è venuta bene,
il colore non verrà via, non vi sporcherà le mani. Questo è il verde che ho toccato prima la busta, facciamolo con questo dito di qua, se no non ci credono, vedete, no, Sì. non sporca più le mani. Perfetto. Si è E chiuso dentro il se vi colore. volete togliere la curiosità, provate anche con un tester, vedrete che non è più conduttivo il pezzo. E infatti quello che ho detto prima, l'isolamento dei fili per motori elettrici, è un'altra cosa. Più o meno l'anodizzazione è nata a pari passo con i condensatori elettrolitici, sono basati sullo stesso principio. Fine 800 ha scoperto sia l'uno che l'altro fenomeno. Sembra veramente un pezzo di fabbrica. Perfetto. Sì, fantastico, fantastico, anche venuto bene meccanicamente, Sì, sì. colorato, anodizzato e colorato omogeneamente. Poi abbiamo detto appunto mettendo più colorante Sì, e lasciandolo più si ottengono, se ne assorbe di più. Si diciamo, riescono a colori. ottenere sì, tinte molto, molto intense. E ora niente, metteremo semplicemente un po' di frenafiletti, avviteremo il nostro perno. L'abbiamo fatto. La manopola con un perno maschio, tutta metallica, il perno di inox. Veramente semplicissimo e molto pratico anodizzare con questo kit della TV. A parte i tempi che abbiamo detto, quando deve permanere o nel bagno di anodizzazione o nel bagno di colorazione, le operazioni da fare sono semplicissime e veloci. Bene, direi risultato superato alla grande, alla grandissima. Siamo molto soddisfatti di questi prodotti della TV, sono veramente molto pratici. Se vi interessano questi tipi di trattamento o molti altri tipi, potete andare a cercare nella playlist del nostro canale, andate invece che su video, andate su playlist, e c'è una playlist che si chiama Trattamenti delle superfici metalliche, c'è di tutto. Nichelatura, zincatura, Ramatura, ramatura. Anche la cobaltatura. E che comunque ne faremo altri perché ogni tanto facciamo questi video che ci piace fare, facciamo esperimenti noi, mettiamo a punto delle tecniche per fare queste cose. Rinnoviamo l'invito ad iscrivervi al nostro canale se non lo avete ancora fatto e di Mettete mettere un like se sì. vi è piaciuto questo video. E condividetelo magari con i vostri amici sui vostri social se avete amici, persone che seguono queste cose. In questo modo ci aiuterete a crescere e a proporvi contenuti sempre più interessanti. E con questo, Vi salutiamo. bella ragazzi! Bella ragazzi. Bella ragazzi!